Ciao da Mr. Helmet. Non solo per gli effetti KTM che si fanno sentire, ma MV Agusta, sicuro al 99%, non schiererà una Moto 2 nel campionato mondiale 2023 e sicuro al 100% non sarà quella attuale. Se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet con lo shop, le donazioni, i super stickers e i super grazie e soprattutto tramite l'abbonamento. Una volta spendevamo 6 centesimi al giorno, sì scusate, 10 euro al mese per le riviste di moto, adesso bastano 6 centesimi al giorno per sostenere un'informazione libera con contenuti quotidiani, anzi in tempo reale. Torniamo a noi, iniziamo col dire che la Moto 2 fa abbastanza ridere e vi spiego perché. La chiamerei Kalex Cup. Yamaha, che in realtà sono Kalex, Fantic Motor, che in realtà sono Kalex, Honda, che in realtà sono Kalex, GasGas, che in realtà sono Kalex, Husqvarna, che in realtà sono Kalex e tante KTM che in realtà sono, indovinate, Kalex, costruttori veri che diventano fake. Ma come è fatta la Moto 2? Guardando la classifica finale del 2022 hanno gareggiato 42 piloti, dai 271,5 punti del campione Augusto Fernandez all'unico punto portato a casa da Mattia Pasini. 33 piloti su 42 sono andati a punti, ma su 42 che hanno gareggiato 36 hanno usato Kalex, 3 hanno usato Boscoscuro, incluso Fenati che è stato poi sostituito, 3 MV Agusta, anche qui con una sostituzione. Quindi un campionato che è ridicolo chiamare prototipi perché usa motori Triumph di serie comuni per tutti e sorteggiati. Non è nemmeno un campionato ma una Coppa Kalex in cui l'86% delle moto in pista sono uguali. 86% vuol dire che non potresti usare il termine campionato mondiale prototipi Moto 2, ma dovresti usare il termine trofeo motomarca con ospiti. Fra tutte queste cose che fanno ridere della Moto 2, ce n'è una molto importante da tenere in considerazione. KTM, Yamaha, Fantic Motor, Honda, GasGas, Husqvarna ed Emilia Agusta, ma insomma, sono aziende che producono moto di serie, ma non sono iscritte al campionato come aziende costruttrici. In realtà Emilia Agusta sì, perché usano moto di aziende che costruiscono prototipi, ma non producono moto di serie. E poi c'è l'unico caso di un costruttore di un campionato prototipi che figura come team e come costruttore con sole 2 moto. La verità è che l'unica normalità del campionato Moto 2 è Boscoscuro, che costruisce le sue 2 moto e ci corre. Poi c'è un'altra cosa strana, che fa comunque ridere, ma che almeno è più dignitosa di altre. MV Agusta non costruisce la sua moto, ma almeno non corre con Kalex come fanno Yamaha, Fanti, GasGas, Honda, Husqvarna e KTM, e non corre nemmeno con Boscoscuro. La moto di MV Agusta, che secondo me assomiglia tanto a una Suter, non è costruita da MV Agusta, ma è costruita comunque da Forward di Giovanni Cuzzari, che è protagonista di un'altra anomalia. Siete pronti? Eccola qui. Yamaha, KTM, Honda, Husqvarna, GasGas, Fantic spendono per correre in Moto 2 con le Kalex. MV Agusta invece, per far correre le sue moto, i soldi da Giovanni Cuzzari non solo non li spende, ma addirittura li vuole o li vorrebbe. Circa 200.000 euro ogni anno, o almeno così dovrebbe essere secondo le mie informazioni. Ok?
Non so se Kuzzari abbia dato soldi ad MV in questi anni oppure no, non lo so. Non so come si sono messi d'accordo, non lo so. Se si sono scontati pagamenti in qualche forma oppure no, ma secondo le mie informazioni Giovanni Kuzzari si è pagato da solo tutto il progetto. Quindi in sintesi la Moto 2 schierata da MV Agusta è un progetto di proprietà di Kuzzari e di Forward che dovrebbe pagare a MV dei soldi solo per il fatto che usa il marchio di Varese. C'è un però, MV Agusta risulta fra i costruttori e quindi bisognerà vedere le carte delle due parti per capire che separazione ci sarà. Due cose sono successe intorno ad MV Agusta in quest'ultimo periodo e le sapete. La prima la conosciamo tutti, ok? Ed è la partnership industriale e finanziaria con KTM, che però in questo articolo, in questo video, non ci interessa più di tanto. La seconda è che Kuzzari e Forward sarebbero stufi di dare ad MV Agusta circa 200.000 euro all'anno per usare il marchio. O glieli hanno dati per anni e vogliono smettere, o non glieli hanno mai dati e non vogliono iniziare quest'anno. Poco cambia. Non si stanno mettendo d'accordo e il contratto è firmato fino a 2025. Quindi se Kuzzari risulterà proprietario del progetto, potendo dimostrare di aver speso i soldi, lascerà MV e potrà continuare a correre con il marchio che vuole, che sarà presumibilmente Forward, come era prima di incontrare MV Agusta. E quindi MV Agusta Forward diventerà Forward e basta. E adesso le possibilità di MV Agusta, vediamo quali sono. Senza Forward e Kuzzari, MV ha due possibilità. O rinuncia alla Moto 2 oppure la fa con qualcun altro, Kalex o Boscoscuro, non lo sappiamo. In un altro video che trovate linkato ho detto che KTM, che di Kalex ne schiera già abbastanza attraverso vari team, si sarebbe stufata e vorrebbe iniziare a sostituire i tedeschi di Kalex con Boscoscuro, con il quale avrebbe già iniziato una trattativa in modo da di usare anche le sospensioni VP. La prima casa ad usufruirne potrebbe essere proprio MV Agusta, facendo un prodotto quindi completamente made in Italy. Potrebbe? Chi lo sa. In quel caso la moto sarebbe già pronta. Però, detto fra noi, tanto valeva lasciarla con Forward. Anche la moto di Forward non era una Kalex e oltre a questo, male che andava, non costava niente. Anzi, Kuzzari, che risulta essere anche distributore in Svizzera e rivenditore per MV Agusta, pagava anche per usare il marchio e gli lasciava il nome da costruttore. Se invece MV Agusta sceglierà Kalex o Boscoscuro, sarà comunque al pari di Yamaha, KTM, Fantic, Honda, Husqvarna, GasGas, ovvero un marchio prestigioso su una moto di un'altra casa e il motore di un'altra ancora. Una cosa che personalmente io trovo ridicola. Il resto delle cose io non le so, ma mi sento abbastanza sicuro di poter dire che quello che avete trovato qui da me è molto di più di quello che potrete leggere in giro. Ciao da Mr. Helmet.